Buongiorno, oggi vi faremo vedere con Marco Scacchetti di Favola Va come si costruisce il teatrino per le rappresentazioni dei diritti di rights. Adesso pezzo per pezzo vedrete di cosa è fatto il teatrino. Gli elementi che costituiscono il teatrino sono la valigia, che è anche la scatola base su cui si regge il teatrino, vedrete dopo come viene montata. Che contiene poi tutti i pezzi. Che contiene anche tutti i pezzi, giustamente. C'è un montante. È un montante, lo fai vedere anche di lato che si veda bene lateralmente. Benissimo, questo è il montante, che è anche dall'altra parte, grazie. E questo serve dall'altra parte, grazie. Benissimo. E questo serve come struttura, anche rappresentazione. per reggere i fondali poi. Esatto, il secondo montante, Va da questa parte. che è laterale, dall'altro lato. Poi vedo che ha altri pezzi sul tavolo. Questo è il pezzo che poi alla fine si mette sopra i due montanti per reggere il fondale. Perfetto, benissimo. E poi abbiamo un morsetto che vedremo dopo come viene utilizzato. Montaggio del teatro. Serve un morsetto. Il morsetto. Ecco, monta pure. Io ti seguo. Posso mettere qua? Girati di là. Fisso il tavolo. Perfetto. Il montante destro. Quello sinistro. Qui ci sono degli elementi che si deve far vedere, dove io inserisco. Sì, ci sono dei buchi che poi faremo vedere nel dettaglio quando si costruiranno i pezzi. Esatto. Questo Va bene, monta l'utile. Ci sono altri pezzi? Fondale, e serve questo pezzo qua. Monta. A vedere. Sì, adesso facciamo vedere anche il laterale. Il quale poi alla fine aggiungeremo i fondali che si possono cambiare. Questa è la Rappresentazione. Perfetto. Vai. Allora ecco, questa è la valigia, è costituita da 1, 2, 4 elementi più un pezzo grande. C'è una maniglia, ci sono dei gancetti e ci sono due aspetti importanti, diciamo due fori da realizzare. Spiega lo scopo di questi fori. Allora, i fori sono chiaramente per inserire i montanti e per tenerli in equilibrio. Sì. Come abbiamo visto prima, vanno a inserirsi questo No, ho capito. e questo qua. Perfetto, benissimo. La valigia è in legno, le misure poi saranno La date. valigia è in multistrato, 1 centimetro di altezza circa, 1,2 Perfetto. per non farla troppo pesante. Sicurezza la misuriamo. Le misure della parte superiore, cioè la base della valigia e del teatro è 40 cm x 70 e le misure invece della struttura laterale con i due fori per l'incastro dei masselli. Queste qua sono chiaramente 70 di lunghezza. Sì, 70 di lunghezza e 40 di larghezza. No, queste sono meno, sono 18. 18 di altezza. 18 per 40 e queste due laterali sono 18 per 38 perché 38 si sottrae i 2 perfetto. centimetri. I laterali sono 38 cm per 18 in altezza e invece queste restano sempre 70. Questa è la larghezza 70 che è uguale
diciamo. Utilizziamo la valigia adesso. Quindi io ho fatto, come dicevo prima, il foro che sia simile a quello del montante, in maniera che ai due lati la valigia avrà questi due fori. Allora, un sistema semplice. Allora, qui ho un filo di colla, mi aiuto con una valigia già costruita per le posizioni di quadratura. Ecco qua. Gli Bene, altri vai. due pezzi assemblo. Il primo era già stato assemblato, che era quello che avete visto. Adesso viene assemblato il secondo. E poi andranno uniti. Adesso ho quei due pezzi. Ecco la base, cioè i contorni della valigia montati. Dove ho i due pezzi di... Ecco. E inserisco il pezzo finale chiaramente dalla parte dove ho In modo che restino i passaggi per gli agganci. vabbè, faccio la stessa cosa con la colla E i e chiodi i chiodi. per fissarla. Allora vi facciamo vedere il montante come è fatto. Come vedete ha una parte superiore dell'aggancio qua dove passerà il piolo, poi una parte inferiore con un altro piolo e una parte di aggancio con la struttura. Ha questi assi di legno che fissano un telo nero con delle graffette, ha delle cerniere e questa struttura di legno che serve per creare una parte del teatro. Adesso vi facciamo vedere i pezzi singolarmente.
Allora il montante, allora sono 67 per 17 più l'asse che si incastra dentro, che deve essere, diciamo, adatta ai fori che sono stati fatti. L'importante è che sia fatta appunto sulla misura di questo massello, il foro. E questo anche perché è il piolo che ci va dentro. Puoi far rivedere la base come è fatta, per favore? Ecco, questa struttura ovviamente è una struttura d'appoggio, questa serve per l'incastro del piolo e questa invece è la base che entra nel massello. Perfetto, grazie. Si fa notare che appunto i montanti sono 68 perché riescano a entrarci. Quindi devono essere 68 cm. Come ho detto prima, sono 2 cm in meno. Perfetto. Grazie Marco. Questa è la costruzione del montante. È importante perché questo, diciamo, massello deve corrispondere al foro che io farò nella valigia. Nel lato, diciamo, esterno della valigia. Quindi partendo da qua, poi ci sarà un pezzo orizzontale che mi servirà per inserire il piolo. Ecco, questo è fatto. Io adesso uso dei borsetti e eventualmente poi si può anche assicurare. La colla che usi è il Bannellissimo Vinavin. Esatto, che è quella che funziona meglio. E quindi inserisco anche l'elemento su cui poi andrà a inserirsi la parte superiore, quindi sempre con un elemento che evidentemente va un po' lavorato, perché altrimenti bisogna... E lì ci va il piolo inserito. Qui, no, questi sono per poi la parte superiore. La parte superiore. Ok? Su cui scorre, quindi. Esatto. Prendo il montante e incollo la parte che dovrà essere poi inserita nella valigia. È sufficiente che esca. Ma stai facendo il montante adesso? Sto facendo il montante. Eh no, dovevi fare la valigia. Ma per fare la valigia devo prima fare questo. Ok, benissimo. Allora, questa è la costruzione del montante. È importante perché questo, diciamo, massello deve corrispondere al foro che io farò nella valigia. Nel lato, diciamo, esterno della valigia. Quindi partendo da qua, poi ci sarà un pezzo orizzontale che mi servirà per inserire il piolo. Ecco, questo è fatto. Io adesso uso dei borsetti e eventualmente poi si può anche assicurare. La colla che usi è il Bannellissimo Vinavin. Esatto, che è quella che funziona meglio. Perfetto. Bene, avete già visto la prima parte come si montava e come si realizza il montante, che poi andrà decorato nella parte superiore. Adesso vi fa vedere i pezzi delle cerniere, eccole qua. Questa è la parte del montante. Questa è la parte, diciamo, dove va inserito il timpano. Perfetto. Per realizzare questo che si chiama il reggifondale, allora c'è una struttura che va fissata con delle cerniere. La parte lunga, diciamo, è quella che va attaccata al montante, poi ci sono due parti che sono quelle che poi fanno questo elemento. Quindi avrò una cerniera da attaccare qui, una cerniera da attaccare esternamente, qua così con i due pezzi, diciamo, più corti, e una cerniera
che dovrà essere invece attaccata nell'altro senso, dove andrò ad attaccarmi al montante in alto. Quindi questo è il lavoro che farà, e con questa cerniera mi vado a collegare al montante. Ecco quindi, Vi facciamo rivedere di nuovo. ecco quindi la parte lunga e i due pezzi corti, che poi darò le misure, perché sono misure devono essere molto precise, altrimenti poi non si riesce a fare questo elemento di chiusura. Questi sono i pezzi, diciamo, del reggifondale che abbiamo Del messo reggifondale che va messo, e devono essere precisissimi, prima. Vanno uniti con le cerniere. uniti con le cerniere. Ed che misure hanno, Marco? Allora, queste sono 42 Di lunghezza e larghezza 2 cm e mezzo. 2,5, sì. E questo è 55. 55 cm. Devono essere i pezzi precisi, perché sono quelli che terranno poi in asse tutto il fondale, la parte retro. Ecco, questo è il timpano, la parte superiore. Questa è la parte superiore, che per poter entrare nella cassetta va divisa a metà. Facciamo vedere la parte interna, per favore. La parte interna Fermala un attimo. è costituita da due gancetti dove andrà attaccato il sipario, due masselli che entreranno nei montanti e due cerniere che permetteranno di piegarlo. Ecco, I pezzi necessari è che sono ricavati, diciamo, da un unico pezzo di legno, quindi sagomato. in maniera appunto che si riesca poi a realizzare. Quindi questo è un po' l'effetto finale. Perfetto. Il pezzo intero del fondale, da cui poi verranno tagliati i due lati, le due ali, che misure hanno, Marco? Allora sono 23 x 65, Lunghezza 65, 23. poi andranno tagliati, e questi 5 possono essere cm, 500 circa 15 cm, sì. massimo. Perfetto, grazie. L'ultimo pezzo è praticamente sul retro del sipario, che serve a tenere in piedi la parte della struttura. Esatto. Ce lo fai vedere più da vicino? Sì. No, appoggialo sul tavolo. Diciamo, si inserisce nei reggi fondali dei montanti Vorrei far vedere con due pioli una cerniera, per reggere il fondale. un secondo piolo. Quindi deve essere più largo del teatrino. Adesso Boccascena. faremo il filmato di tutti i pezzi con le misure esatte pezzo per pezzo. Il retro del fondale è 90 cm. Questo è 90 cm, chiaramente 45 all'1. Questi personaggi che sono stati realizzati da una scuola materna, insieme ovviamente a Marco Scacchetti di Favolavà. Qui io faccio le teste e loro fanno i vestiti, che sono la cosa anche un po' più difficile, perché ci vuole tempo. Servono insegnanti appassionati.